ma attenzione perché non è finita qui, perché se oggi è arrivata la top, tra qualche giorno arriverà anche la flop e lì potremmo essere anche un pizzichino più cattivi. Oh, ben arrivati! Benvenuti nella Flop 2025 dedicata al nostro Lecce. Se vi siete persa la top, vi invito ad andarla a rivedere, la trovate qui in alto fra le schede, una bellissima top. Io vi invito ovviamente a lasciare anche il vostro pensiero qui sotto. Se siete d'accordo con le mie posizioni, ma soprattutto scrivete anche le vostre per sapere se c'è qualcosa di diverso, se abbiamo qualche pensiero diverso, qualche calciatore o qualche momento che ci è rimasto impresso nella nostra testa, ovviamente in maniera negativa. Oggi ci divertiamo, oggi ci divertiamo perché ho voluto aggiungere tanta robetta, non sapevo neanche più dove andare a parare, non ne potevo aggiungere altre, quindi ci siamo fermati ovviamente a una top 5, ma ci saranno anche le menzioni d'onore. Quindi mettetevi comodi perché stiamo per cominciare con la prima menzione d'onore chiamata Meglio non parlarne. Dedicata ovviamente al mercato estivo del nostro Lecce, ma che mercato è stato? Brutto come la fame, mamma mia, abbiamo aspettato il 25 di agosto per vendere Kristovic e per comprare i sostituti, per comprare Stulic, per comprare Sala, per comprare Siebert e ovviamente rientrano in questa flop, scusate, perché? Perché nessuno di questi sta giocando. Siebert l'abbiamo visto una volta e mezza, facciamo una volta sola e non ha più visto il campo. Sala ha giocato pochissimo, Nikola Stulic ha giocato abbastanza, ma ha segnato un solo gol al momento di questa registrazione e quindi abbiamo parlato tanto quest'estate, no? Di quanto ci abbia fatto schifo. Non potevo non inserirla. Però al quinto posto, l'ho appena menzionato, abbiamo Nikola Stulic. Attenzione però, non tanto per il calciatore in sé, ma per tutto ciò che c'è intorno. Sì, anche lui ha avuto i suoi problemi, anche lui ha avuto i suoi difetti e ha i suoi difetti, ma anche i compagni non lo aiutano affatto ad andare al gol, no? Sono arrivate pochissime palle a lui utilizzabili, sfruttabili al 100%, certo anche lui ci mette il suo, perché nella partita contro la Cremonese avrebbe potuto fare e invece alla fuori. Però si è riscattato, almeno contro il Pisa ha segnato e quindi è solo flop 5. Passiamo alla prossima menzione d'onore. Tutto il contrario di tutto, dedicata ovviamente alla comunicazione del nostro Lecce. Perché se prima dico una cosa, poi non posso arrivare dopo 2 mesi a dire di nuovo tutto il contrario di quello che avevo detto. Se prima dici A, poi deve rimanere A nel tempo. Non è che prima fai A, poi dici no, però è B, e poi dopo un altro mese dici però è C, no, non funziona così cari miei, perché così si perde la fiducia nei tifosi, si perde la fiducia del cliente, bisogna essere sempre corretti e se non si è sicuri di una cosa non la si dice quando questa cosa è già sicura, è già successa o sta per accadere, perché già hai organizzato il tutto. Che strana la comunicazione, efficiente. Bravi, complimenti. Al quarto posto però, Fede Morente. Morente di nome e di fatto. E io non so cos'altro aggiungere a Morente di nome e di fatto, perché il suo anno, il 2025, è stato buono per certi versi, ma molto brutto per tanti altri. Prestazioni e sono state molto più le prestazioni che di quelle ni o quindi per forza di cose l'ho dovuto aggiungere a questa flop al quarto posto, perché secondo me ci sono altre situazioni, altri calciatori che hanno espresso molto meno un bel calcio. E passerei alla prossima menzione d'onore con Non servi più, dedicato ovviamente alla gestione di Frédéric Guilbert. Io veramente questa cosa non l'ho capita.
Prima si dice una cosa, e qui ritorniamo ovviamente anche al tema della comunicazione, è stato fatto fuori, oddio, è stato fatto fuori sembra brutto, è stato messo fuori lista perché è troppo vecchio. A distanza di qualche mese arriva l'ennesima comunicazione sbagliata, errata. Frédéric Guilbert è stato messo fuori rosa per questioni comportamentali. Ma cosa avrà fatto mai sto ragazzo? Eppure mi è sempre sembrato abbia dimostrato un certo attaccamento verso la nostra maglia e mi è dispiaciuto tanto vederlo fuori rosa perché secondo me un terzino del genere è meglio tenerlo dentro che lasciarlo fuori. Meglio sicuramente di Quassì, in questo momento forse le prestazioni sono sovrapponibili con Danilo Veiga, però sono sicuro che se la sarebbe giocata fino alla morte per ottenere un posto da titolare. E qui passiamo al terzo posto, il gradino più basso del podio, medaglia di bronzo per Danilo Veiga. Sì, attenzione, le sue ultime prestazioni sono in crescendo, ma qui stiamo valutando tutto il 2025 e nella maggior parte delle sue partite non mi è piaciuto tantissimo. Tante difficoltà in difesa, poca spinta lì davanti, o se spinge lì davanti molto spesso commetteva anche lì degli errori. Il suo 2025 non mi è piaciuto assolutamente, però adesso si sta riprendendo, qualche buona prestazione la sta avendo. Dovesse continuare così nel 2026 e dovessimo fare di nuovo top e flop del Lecce per l'anno 2026, potrebbe trovarsi un posto nella prossima top. Menzione d'onore non puoi circolare, dedicata ovviamente alla questione Pelmard. Ok, è successo tutto a dicembre, prima di Natale, ma il suo effettivo allontanamento e conclusione del contratto, poi è ritornato al Clermont Foot, è successa a gennaio, quindi fatemela passare. Pelmard, ma cosa fai? Tutto ubriaco, si mette alla guida nel centro, piazza Mazzini, contromano, sfreccia di qua, sfreccia di là, fa fare una brutta figura al nostro Lecce, al presidente che poi è costretto anche a presentarsi in questura. Pelmard, ma cosa fai? E poi ha anche il coraggio di sparlare del nostro Lecce. Ma come ti permetti? Secondo posto, gradino di mezzo, medaglia d'argento, sempre il solito Lecce. Ma come si fa? Abbiamo visto tantissime partite in cui il nostro Lecce si comporta sempre allo stesso modo. Gioco 45 minuti, 60 minuti, 30 minuti, 15 minuti e la restante parte del tempo della partita non me la gioco affatto, rimango negli spogliatoi, ma chi se ne frega. Primo tempo top, secondo tempo in cui perdi malamente ogni pezzo, quadrato, rettangolo di gioco. Ma come fai? Ma come si fa? Io non vivo così, io me la vivo male. Tante partite purtroppo vengono giocate così. E adesso passiamo all'ultima menzione d'onore per questa flop del 2025, chiamata Devi giocare adesso. E qui le cose si fanno un po' serie, ritorno ad essere un po' serio perché il discorso è serio ed è dedicato ovviamente alla gestione della Lega in merito alla partita Atalanta-Lecce. Sappiamo tutti quello che è successo prima di quella partita, la scomparsa di Graziano Fiorita, e il comportamento della Lega non mi è piaciuto. Non è piaciuto a nessuno, né a noi tifosi del Lecce, né a tutti i tifosi d'Italia. Tutti i veri tifosi, i tifosi con la T maiuscola. La gestione della Lega è stata qualcosa di malefico. Non permettere che Atalanta-Lecce venisse giocata, spostata, posticipata, magari a distanza anche di 2 settimane, è veramente qualcosa di ignobile. Costringere i calciatori a scendere in campo a Bergamo quando uno dei loro compagni è ancora lì a Coccaglio, è fermo, immobile, ormai senza vita, vuol dire mettere da parte qualsiasi valore. E qui però voglio fare una menzione d'onore al nostro Lecce perché in quell'occasione si è comportata egregiamente.
divisa completamente bianca, senza colori, senza stemmi, ma un'unica scritta: senza colori, senza valori. E adesso si passa al gradino più alto del podio, il momento flop dell'anno, il flop 2025, se lo guadagna il croato Ante Rebic. Ma come si fa? Come si fa? Speravamo in un Umtiti 2.0, ci siamo trovati con un Rebic che, mamma mia, da mettersi le mani nei capelli, peggio che andare di notte. Un solo gol per lui in tutta la stagione 2024-2025 contro la Juventus nel pareggio, e poi niente, zero, tabula rasa, incredibile. Gli ultimi 6 mesi giocati con il nostro Lecce sono stati di uno squallore incredibile. Questa, devo dire, però è stata facile come scelta. Se nella top ho trovato maggiori difficoltà nel scegliere a chi dare il top 2025, la prima posizione, qui non ci sono stati dubbi. Ci sono stati dubbi per le altre posizioni assolutamente, ma per questa ero proprio sicuro, nessuno peggio di lui. E quindi ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Io spero che vi sia piaciuto. Se non avete visto la top, vi invito nuovamente ad andarla a vedere, la trovate qui in alto fra le schede. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale. Io vi do appuntamento ad un prossimo video e magari, se questi video vi piacciono, potremmo farli diventare una tradizione e portarli anche l'anno prossimo. Fatemi sapere la vostra. Sempre Forza Lecce, sempre, sempre, sempre. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao ragazzi.